Qualcuno diceva che le dimensioni contano. Oggi voglio provare a dimostrare che questa cosa, seppur vera, vale al contrario. Oggi infatti ti fornisco 3 motivi per scegliere un microfono a condensatore con diaframma piccolo. I microfoni a diaframma o membrana piccola hanno le dimensioni della capsula di circa 12,7 mm di diametro. Ma perché io sono follemente innamorato di questa tipologia di microfono? Perché i microfoni a condensatore con diaframma piccolo sono tecnicamente superiori a quelli con il diaframma grande. Che stai dicendo, Willis? Ecco quindi i 3 principali motivi. 1. Eccellente risposta sui transienti, ovvero un diaframma piccolo può seguire le onde sonore in modo molto più accurato. 2. Risposta estesa sulle alte frequenze, anche al di là dell'udito umano. E 3. Pattern polare molto costante su tutte le frequenze, ovvero più preciso. I microfoni a condensatore a diaframma piccolo sono la scelta migliore quando si desidera catturare un suono puro e naturale senza assolutamente colorarlo. Nessun altro tipo di microfono infatti riesce a dare un'immagine sonora più dettagliata. Nascono infatti per microfonare i piatti della batteria, strumenti e cori. Grazie al loro suono neutro, i microfoni a diaframma piccolo di alta qualità possono essere utilizzati praticamente per tutto. I microfoni a condensatore con un diaframma piccolo ti danno un'immagine sonora non colorata, neutra e molto dettagliata. Sono, come dire, microfoni più realistici e puoi usarli per catturare tutto ciò che vuoi così com'è. Inoltre, in uno studio non acusticamente trattato, come può essere ad esempio la stanza nella quale registri, i microfoni a condensatore con diaframma piccolo, sono la scelta migliore anche rispetto ai microfoni shotgun, fucile o mezzofucile, che di solito si posizionano sulla videocamera o su un'asta. Perché sono migliori? Perché avendo un diaframma piccolo gestiscono meglio i suoni e i rumori non voluti e rigettano meglio il reverbero. I microfoni shotgun devono essere infatti utilizzati all'esterno, dove danno il meglio di sé. Pensa che io tempo fa avevo un microfono meraviglioso, il Sennheiser MKE600, che però in studio da me suonava malissimo e ho dovuto venderlo. La colpa ovviamente non è del microfono, ma dell'utilizzo sbagliato che io ne stavo facendo nel mio studio, che all'epoca non era acusticamente trattato come lo è adesso. Spesso i microfoni a condensatore con diaframma piccolo hanno capsule intercambiabili come ad esempio il mio Octava MK01201 o anche ad esempio il Behringer B5 o anche altri. Spesso hanno pattern polari ipercardioidi o supercardioidi e quindi sono l'ideale per essere posizionati come sto facendo io, subito sopra dall'inquadratura, perché sono molto focalizzati sulla fonte sonora, in questo caso la mia voce, e che hanno appunto davanti. Ovviamente questi microfoni però non sono perfetti, purtroppo no, hanno anche un difetto, e cioè hanno livelli di self-noise più alto rispetto ai microfoni a condensatore con diaframma grande. Ovviamente però questo valore dipende sempre dalla qualità del microfono stesso, come puoi immaginare. Esistono infatti microfoni a condensatore a diaframma largo che hanno anche 17 dB di self-noise e un microfono a condensatore con diaframma piccolo che arriva anche fino a 9 dB di noise. Prima di comprare un microfono quindi è sempre bene leggere le specifiche sul sito del produttore. Ok, siamo alla conclusione di questo video. Tu hai mai utilizzato uno di questi microfoni? Una di queste tipologie di microfono? Se sì, come ti trovi? Hai notato differenze rispetto a quelli con un diaframma più grande? Fammelo sapere nei commenti qui sotto. Noi nel frattempo ci vediamo settimana prossima. Ciao!